con il suo sguardo audace, monete tintinnano sul pavimento di metallo. E Fabrizio con abilità sfida l'ostacolo. Fabrizio di Fonsole degli ok, con le sue gesta la leggenda crescerà. Tra le stemmate luminose e i suoni elettronici, Fabrizio si distingue come un eroe mitico. Nelle sale affollate, tra pixel e fantasia, Fabrizio di Fonso, con la sua maestria, salti, corse, sparatorie, ogni sfida è un'avventura, e Fabrizio con destrezza supera ogni paura. Fabrizio di Fonso, re degli arcade, con le sue gesta la leggenda crescerà. Tra le schermate luminose e i suoni elettronici, Fabrizio si distingue come un eroe mitico. Le ore passano veloci nel mondo dei videogiochi, e Fabrizio con passione continua i suoi approcci. Nessuna sfida è troppo grande per Ciao Fabio. campione. Ciao Fabio. Nelle sue mani ogni joystick diventa un trono. Grande Fabio. Fabrizio di Fonso, re degli arcade, con le sue gesta la leggenda crescerà. Sotto luce al neon, nel mondo dei giochi arcade, Fabrizio di Fonso, con il suo Filippo Emanuelli. sguardo audace, Giochi a Fortnite. monete tintinnano No. sul pavimento di metallo. E La sera gioca a Fabrizio Fortnite. con abilità Di sera, non la mattina. sfida ogni ostacolo. Fabrizio di Fonso, re degli arcade. No. Di sera gioca a Fortnite. Se non mi sbaglio era stasera con i Sam, o stasera o domani sera con i Leonardo Sam. Rizzo. Questa sera è con i Sam. pomeriggio. Questa sera tengo Fortnite con i Sam. Questa sera c'è Fortnite con i Sam. Il BD Producer. Questa sera alle 21. Questa sera ci sta... Ci Leonardo sta, come si Rizzo. chiama? Ci sta Fortnite. Buono, Ben buono. Cat. Ciao, Bud. Ciao Bud, benvenuto. Capito Filippo? Questa sera ci sta. Ciao Bud, ciao ragazzi, benvenuti. Come butta a voi? Filippo Emanuelli. Posso aggiungermi? Certo, punto esclamativo aggiungimi. Aspetta che te lo faccio io qua, te. Ora il comando ce l'hai pure tu. Punto esclamativo aggiungimi. Questa sera alle 21 vieni giocano insieme. Io, tu e lui. Vabbè, facciamo il trio. Vedi? Mi pare che tu già hai giocato con me però, se non mi sbaglio. Voglio andare errato, ma tu con me già ci hai giocato. Se non mi sbaglio. Stasera alle 21 ci giochiamo. Emanuelli. Oh. Siamo già amici, sono il bandito. È bandito, è stasera. Con i Sam, scusami perché su Filippo Emanuele mi imbroglio sempre che lo devo riferire a te. Mi dimentico sempre, ok. Ottimo. E bandito, alle 9. Alle 9 c'ho appuntamento, però i Sam ci rimane male se lo gioco oggi, capito? Perché ho appuntamento con lui ieri, abbiamo in live, abbiamo deciso, perché stavo Coglione portando Ninja 0478. Gaiden. Quindi buon pomeriggio, Leo. ragazzi. Buon pomeriggio Fabio. Stasera c'è l'ultima puntata di Videogame Hunter. Leonardo Rizzo. Vi invito a vederla, ma io Prima domani ve di la porto iniziare però, vorrei sentire la sigla. Sì, non ti preoccupare, te la faccio sentire. Capito ragazzi? Videogame Hunter stasera c'è l'ultima puntata, domani io ve la riposto come... O me l'ho messa tutte, mettiamo pure l'ultima, no? Però vi invito sempre a vedere la serie su T-Max. Ok? Ok, va bene, sigla, va bene, ci sta. Togliamoci il pensiero, togliamoci sto dente. Andiamo. Sigla e poi si inizia. Ok, ci sta.
Rossi a leoni, il pavimento riflette, gettoni in tasca e sogni perfetti. C'è un nome che qui tutti conoscono, Fabrizio e Re, non si può discutere, no. Dai flipper ai cabinati lui domina il campo, Pac-Man Space Invaders lascia tutti al lampo. Ogni record battuto, ogni sfida accettata, il joystick è il suo scettro, la gloria conquistata. Fabrizio di Fonso, i vede a cane con un... fa il mondo che cede, la zona lo guarda, il tempo si ferma, lui è Lui è leggenda, nessuno lo nessuno lo supera. Draghi pixelati e battaglie nel cosmo, Street Fighter urla il suo nome nel giorno, Game che over non è mai una fine per lui, Respawn continuo, non smette mai. Ogni bambino lo osserva con stupore, cresciuto tra i tech, lui è un innovatore. Con gli occhi sullo schermo vede oltre il confine, l'arcade è la sua corte, il suo regno è senza fine. Fabrizio di Fonso, il re degli arcade, con un colpo di polso fa il mondo che cede, la folla lo guarda, il tempo si ferma, lui è leggenda, nessuno lo supera. E quando chiuderanno le porte un giorno e i neon si spegneranno in questo mondo, la sua leggenda volerà tra le stelle, nei cuori di chi vive per queste battaglie belle. Fabrizio di Fonso, il re degli arcade, con un colpo di polso fa il mondo che cede, la folla lo guarda, il tempo si ferma, lui è leggenda, nessuno lo supera. Para. Draghi pixelati e battaglie nel cosmo, Street Fighter urla il suo nome nel giorno, Game over non è mai una fine per lui, Respawn continua, non smette mai. Draghi pixelati e battaglie nel cosmo, Street Fighter urla il suo nome nel giorno, Game over non è mai una fine per lui, Respawn continua, non smette mai. Leonardo Draghi Rizzo. pixelati e battaglie nel Salutami cosmo, Kira. Street Fighter urla il suo nome nel giorno, Game over non è mai una fine per lui, Respawn continua, non smette mai. Ogni bambino lo osserva con stupore, cresciuto tra i tech, lui è un innovatore. Con gli occhi sullo schermo vede oltre il confine, l'arcade è la sua corte, il suo regno senza fine. E quando chiuderanno le porte un giorno e i neon si spegneranno in questo mondo, la sua leggenda volerà tra le stelle, nei cuori di chi vive per queste battaglie belle. Cuori di chi vive per queste battaglie belle. Originale con scheda multigioco. Quali sono le... Amici di Arcade Story, oggi parleremo di mobile originale con scheda licenziata e mobile non originale con scheda multigioco. Quali sono le differenze che si vedono subito e si possono toccare con mano quando si va a giocare? Andiamo a scoprirle. Ed ecco qui i giochi incriminati per quanto riguarda la differenza tra l'originale e il multigioco. Come potete vedere alle mie spalle si può notare subito che un monitor è orizzontale e un monitor è verticale. Perché all'inizio degli anni 80 molti dei giochi che venivano prodotti venivano rilasciati con la verticalizzazione del monitor, in maniera tale da avere un campo Leonardo gioco più Rizzo. esteso verso l'alto e il basso anziché a destra e a sinistra. Ma dovete sapere che entrambi i monitor sono identici perché appunto erano 4 terzi, non erano 16 noni come siamo abituati adesso. Nel gioco con molti giochi al suo interno c'è bisogno appunto di riuscire a far giocare gli utenti sia con l'orientamento del monitor orizzontale che verticale. Quindi cosa si fa? Si emula il monitor verticale, stringendo le parti del monitor che non vengono usate, lasciandole quindi nere e facendo in modo che il gioco risulti più piccolino. Quindi sarà come vedere un gioco in un monitor di circa 14 pollici con orientamento verticale. Esattamente. Tutto questo va a influire notevolmente sulla percezione del gioco quando si ha appunto un monitor a 20 pollici. Ma non solo questo, andiamo a vedere i joystick. Io ce l'ho 27, il gioco problema non originale di esiste. Pac-Man aveva un joystick
creato Ah, no. appositamente Il mio per 27. avere una reazione Quindi se metti in contraria verticale è dove 21 noi terzi, dovevamo 21 dirigere quinti, il nostro quindi il problema pallone. non c'è. Questo per dare una consistenza di movimento e quindi una Sì, questa era 4, vabbè, sotto qua basta che metti a 4 e 8 vie. 4 e 8 vie. Se metti a 8 vie non giochi bene. Si È aveva vero quella questo. percezione di gioco maggiore rispetto a quello Questo che si ha sicuramente. oggi con un joystick a Switch normale, che 8 viene vie, usato sì. semplicemente per giocare a Street Fighter o altri giochi più nuovi. L'angolo, dai, Questo gioco gli angoli. aveva un semplice gommino, quindi parliamo di Pac-Man, che Più destra e permetteva di sinistra. dare una reazione contraria al joystick. Come vedete è molto duro fare questo movimento. Una tecnologia che si è evoluta tra il 76-77 fino a circa l'84 è il vettoriale. Un affascinante modo di poter giocare con la grafica a vettori. Qua è ripetibile, Penso inutile, tutti qua vi ricorderete vai perdendo della il tempo. famosissima Vectress, la Qua veramente vai perdendo il tempo. console a vettori che veniva fornita già con il monitor e il joystick che usciva. Ma Vectrex, vi faccio l'unico che vedere può un farlo attimino qualcosa, le che può fare differenze. qualcosa. Tutti voi si ricorderanno Asteroids, il gioco che avete alla mia sinistra. Questo gioco veniva creato con i vettoriali, quindi delle immagini a vettori, solamente vettori, senza essere riempite come un normale monitor normale di grafica, ma avevano il fascino che per fare in maniera tale di far risultare più visibili alcuni oggetti importanti, il vettore disegnava un fascio di luce più potente. E lo potete vedere nel monitor alla mia destra. Eccola. Questo oggi è è stato ripetibile, completamente dimenticato e solo con È ripetibile. il cabinato vettoriale, originale sì. si può vedere la lucentezza di alcuni vettori quando vengono mostrati nelle nostre fiere, vengono acquistati dai nostri clienti. Ovviamente abbiamo tralasciato molti aspetti della dinamica del gioco per quanto riguarda l'originale, quindi le cloche, i volanti, gli acceleratori, gli spinner di Arkanoid, questo deve per forza. tutte quelle cose che però ci stanno oggi gli spinner, un'esperienza maggiore si al gioco comprano. originale quando Pure la veniva trackball, esce portato trackball e nelle spinner sale insieme. giochi. Oggi estremamente compatto in 3000 giochi in un cabinato con solo 2 Però per esempio ho joystick e preso 6 bottoni. presi. Queste sono le Poi ho fatto una selezione solo giochi con il joystick, non è difficile, ma molto significative per ormai sono chi selezionate le veramente liste, vuole avere quindi un'esperienza classica. quello originale è del mondo irripetibile, dei questo è poco ma videogiochi sicuro. degli anni 80. L'arcade originale non c'è paragone. Ovviamente chi Però inserisce comunque di LCD diversi, al posto del tubo catodico, però questo qua è gamba belle, senza ombra di dubbio un aspetto quello imprescindibile tu. per chi vuole affrontare l'esperienza arcade come però era purtroppo negli ci anni stanno 80. i suoi pro e i suoi Spero contro che come questo tutte le video vi cose. sia piaciuto. Vi rimando Purtroppo se ci si mette le mani o hai qualcuno che ti aiuta, hai voglia, ce lo metterei domani, anche adesso, però purtroppo non si può, non è sempre così facile, voglio dire, no? Purtroppo non è sempre così facile, veramente non è proprio così facile, purtroppo, questa è la verità, non è sempre così facile, mannaggia, non è proprio facile. Vorrei far vedere un monitor che ruota, che si mette sia in verticale che in orizzontale. Questo è un Magnum Magic Plus 2 e non vi dico quanto costa, oggi quanto vale questo monitor, non lo faccio vedere. Lo faccio vedere. Questo è sia in verticale che in orizzontale questo monitor. E adesso vi faccio vedere la semplicità di portare il monitor da orizzontale a verticale. La devi schiacciare dentro e poi tirare fuori. Il sistema che ha fatto mio padre quando eravamo alle minigames. Togli il galletto, tutto qua. E quindi c'è stata messa. Ciao Isam. Poi tiri fuori. Lui. Isam, stasera si gioca? Ciao Isam. Ciao a tutti. Eccolo, Ciao Isam. Vedi? Si gira e diventa verticale, vai. Lo ruoti e diventa orizzontale. Spingi. Allora, che comodità, va? È il mio sogno questo, vedi? Lo rimetti
È il mio sogno questo, vedi? È il mio sogno, guarda. Questo è il mio sogno. Questo è il mio sogno. Magnum Magic plus 2. Si mette sia in verticale che in orizzontale. È uno spettacolo. La semplicità di portare il monitor da orizzontale. Uno spettacolo, voglio. Ciao Isa, stasera c'è la vicina la partitella? Isa. Stasera c'è la vicina la partitella? Oh. Originale. Sì, originale, quello originale, sì. È l'unico cabinato che lo fa. È l'unico cabinato che si mette sia in verticale che in orizzontale, è tutto originale. Allora, sì, stasera... Ok, dopo cena comunque. Ok, dopo cena, dai. Dopo cena facciamo buldelle, facciamo così. Ci sto. E già. Mo me lo diceva pure Isa, come si chiama? È Bandito, lo conosci, no? Filippo Emanueli. È Bandito che voleva giocare. Infatti mi ha mandato adesso là che stava, ha detto giochi a Fortnite. Ho detto no, veramente l'ho promesso. Ciao Fabrizio. Ciao Dani, ho detto no, veramente l'ho promesso ai Sam che giochiamo di sera. Se la volta adesso poi sembra brutto. Giochiamo stasera, ma non lo so se è ancora in live. Stava sul tubo. È Bandito, ci sei ancora? Stasera dopo cena. Facciamo con Montun. No, ci vuole. IBG Producer. Va bene. Dai. Così siamo in 3, ci divertiamo di più, no? In 3 ci divertiamo di più. Voglio un bello restauro di un Tron e poi andiamo a giocare, che dite? Ne? Vi faccio vedere un bel restauro di un Tron. Certo. A me ne stiamo a panzare, abbiamo pure più tempo fino a mezzanotte, quello che vogliamo fare. Producer. Ovvio, bravo, teniamo più tempo, Dai, raga, ci guardiamo un restauro completo di un... come si chiama qua? Di un Tron e poi andiamo a giocare. Avete mai visto un Tron? Quello che c'ha la cloche e c'ha anche lo spinner. Penso che lo conoscete, no? Non vi voglio fare vedere sempre le stesse cose. Voglio farvi entrare di più nell'ottica di un arcade. Cosa ci sta dietro un arcade. Che dite? Ciao Dani. Andiamo. Io ci provo. This is going to be the restoration video of the in inglese però, vi metti i sottotitoli. classic Tron. When I bought this, it was nothing but a shell of a game, and over the past 6 months Vedete se trovi i sottotitoli in italiano, ma me li mostrano troppo grandi però. Più grandi non mi importa. And now I've got it back to its original glory. So I hope you enjoy it because this is one of my favorite videos. Attenzione davanti. Ecco qua. Grazie di essere qua, ragazzi. Grazie di essere qua. So I'm still going to go for this trashed, worthless 1982 Midway Tron junk cabinet. Guardate in che condizione lo prende però, in che condizione si trova. Outbid. Tutti scassati. Outbid. E mo trova 125. Winning. trova il Tron. Alright, so someone has Ha accettato l'offerta, I vedi? have to bid 175. So 175, starting to get sta a iniziando a little on the diventare. costly side. È bello il Tron, è uno dei più cercati, eppure il gioco non è chissà che. Che deve essere, veramente il gioco non è chissà che. Vedi come si possono fare gli affari? What? Credo di sì. Hai vinto. Alright. È tuo. It's about 7:30 in the morning. We've got the truck loaded up. Got a tarp, got a blanket, got some snacks. We're gonna drive this thing out today, all the way over to Atlanta, Illinois. Atlanta. E per meno.
Another arcade game. Pensa se piove, che disastro fa. Pensa se prende acqua per la strada, vedi è bene a chiove. Oh mio God. Mamma mia. Madre. That's the long entry. Alright, so here it is. It's the Tron. E... senza gettoniere. Senza monitor. That bad? No, sullo I think I'm scheletro. with you. It's Cazzo, ero stato un gioco là. Mamma mia. Ma a me una scheda dentro. Ah, ma che pacco. I mean, at least the side art is. Oh mio Dio. Cioè del Tron senza Tron. Cazzo. Virtua Racing, bella quella. Asteroids. What do you think? Spero per lui che la scheda almeno ci sia dentro, perché se non ci sta manca la scheda è solo da buttare, io tutte marcio la ovvio. There's no retakes. Cioè per quelle due fiancate e la manopola, mamma mia, non l'avevo mai fatta, giuro non l'avevo mai fatta. Lo so che uscirà nuovo, però se c'ha la scheda, cioè quanto ti costa sta cosa? Cioè per quelle due fiancate originali che poi dovevi pure rifare. Solo perché quel cazzo di cabinato tiene due monitor, delle due vetri se ci fai caso. Vado là, oh mamma mia. No, Dio santo, è marcio, aiuto. No, io una cosa, una sciocchezza del genere non l'avevo fatta. È marcio, totalmente marcio. Totalmente marcio. Well, È impensabile. It could be worse. It could be rain. At least Aspetta, vedete se te lo posso... Onto the Mettiamo poco più alto. computer-generated game grid to meet characters who are alter egos of their creators and to a place Dai, cagati il where, gioco, according bravo. to the Explain movie ads, Nintendo Icon. love and escape do not Yes. compute. Ciao, let's play. Naturally, there is a Tron machine on the market Let's now. play Nintendo 4 Icon. games in one, ray guns Buondi. and all. Buongiorno a te. Mistake. I gotta see the guy in charge. In terms of the arcade video game, the guy in charge is not in Hollywood. Tron's big brother is in suburban Chicago at the Valley Corporation's Midway plant. Here they are turning out Tron games as fast as they can. These workers are under so much pressure, company executives asked us not to spend too much time shooting the factory for fear it would slow the workers. That gives you some idea how competitive the business is. Allora, la fabbrica di Tron, Incidentally, the guarda là, Valley Company guarda is là. the same one who gave us Pac-Man, Ms. Pac-Man, Space Invaders, Defenders, and Asteroids. On the average, it can take up to 2 years and several $100,000 to get a video game from the drawing board to the arcade. In between, there are secret testing locations and programming changes. Sì, mamma mia. Uscirà ma è uguale. Uscirà ma è uguale. Beh, lo spero per lui. È assurdo con i soldi che ci stanno da spendere vicino. È assurdo.
Un gioco. Mamma mia. So I got the bottom busted out, which took one mild hit from the hammer. And now the whole thing is opened up. Hai fegato, fratello. Giuro, hai fegato, fratello. Molding. Ci vuole nuovo. Alright, so I got it cleaned up a little bit. Oddio santo. Got a solid edge in there. If we can use that for our frame, then we'll be okay because we can do the rest cosmetically. Il bello del legno è che lo puoi sempre tagliare. Tagli la base, tutta la metà. Il bello del legno è proprio questo, comunque le parti possono essere sostituite però. Tagliare quelle marce, quello dove è marcia e continuare con quello buono. Comunque è una nota positiva, diciamo così. Anche se il cabinato originale non c'è più. Dove sta più il cabinato? Però un restauro fatto a me conservativo, dai. Perché ormai le parti originali sono di quel cabinato, sono partite, non ci stanno più. Sono distrutti. Il mondo di quel cabinato non esiste più. Scheda di quel cabinato non esiste più. L'ho comprato senza scheda, quindi sa che fine ha fatto. Valeva più la scheda che il cabinato, quindi. In certi casi la verità è così, valgono più le schede di quel gioco che non il cabinato tutto rotto. Vale di più la scheda che non il cabinato. Se è marcio come stava messo questo. Rifà tutte le parti rotte in pratica. Vuole fare anche migliore, no? Però lo dico io. Per me il cabinato originale non c'è più. È già finita. C'era una volta il cabinato. Raga, vi do una bella notizia. Forse nel pomeriggio vado a vedere se posso aggiustare questa, me l'ha data mia mamma, ce l'aveva conservata, è una sigaretta elettronica, voglio si fumare, pure mia moglie. Mia moglie ha già iniziato. Io oggi pomeriggio vado a vedere un po' e piglio il tabacco, lo butto da sopra e giù. Speriamo che questa me la repezza un po', mi serve atomizzatore, mi pare che ci vuole. E basta. Dopo ci vado. A Salvatore, signore, mi faccio accompagnare. So here we are after one night. I've let this set with the wood glue in place. I got the clamps in place. I've measured it out. We're basically the same width Avete fatto il fondo, no? as we are from here to here and here Hai to fatto here. buono, bravo. It's very close to the same width we are at the very back. Ah, pure tutta la cornice, mamma mia, da là. Ah, è distrutto io. So I'm going to work on some bracing on the inside of this so that I can take these clamps off, and then we can go to the other end down there and work on it. So here we are on the inside of it. You can see we've got the edges pretty good. There's a little light showing through, especially on the front, but not much on the sides. And that's solid wood. Put some wood hardener up there. There's a few chips out of it, but that's in really good shape. And if we come down around the corner here to the bottom, we can see that that wood, the particle board that we're going to be attaching to, is pretty structurally sound. So I think we're in good shape here. Right, so this is actually the bottom of the cabinet in the back, and this is one side, and that's the other side, and that's the front of the cabinet up there,
So now we've got everything braced and in place, and it's Ho time i to miei start dubbi bringing senza it back togliere il in marcio però, to get that edge finished up. Cioè mi sa bacchetta, se vedi più, buonanotte. Poi là lo Definitely have our rintagli, work metti cut out for stucco us. con legno, con ferro Getting this dentro, piece no? back into position. E buonanotte. It's really Là swollen. si deve tagliare. The top of it is sticking out compared to the bottom. It's pulling the entire half of that channel È out. uscito fuori, poi deve rientrare dentro. And the bottom is not much better. It looks about the same from the other side. So I'm gonna chip away some of this stuff, and it's about time to take these clamps off and see if this side is going to stay. I've been cranking down on it a little bit at a time, and it didn't take long. That is already looking much better. If we go from the other side, we can see this really straightening out from this view. I guess the further back I get, the better. Capite che fa? It's looking better. Con la So I got this pizza nera. channel to punch E sta a back in posto. up here, but I want to do it separately because it's going to stick out a little more than this does. So I had to have the pressure on this. Vedi che l'è crepato pure, no? We E stringe, l'è have crepato tons of pure. clamps all over the place because this front section is pretty bowed out, or was. And so I had Si to è get fatta a couple banana. extra boards on it just to get it straightened out. And so you can see now that that's pretty straight. Now this is too wide through here. It's much wider than what the eventual T-molding will be. And that's because we have so much particle board inside of here that we can't quite squeeze it together. So I'm going to take E this ne pochi drill, stucchi, and I'm going to drill pochi out stucchi. two sections of this so that we can close the gap a little better. I'm going to take some wood glue. Bravo. and L'ho all these detto, un po' di shavings. colla, un po' di cosa a ferro, mischi un po', Plenty out of them to put back in. To fill Sai in conservativa. those gaps. Ti può dire che un'altra volta manco te ne accorgi. Però, secondo me prima o poi. Ma si fa proprio così, si riempie con lo stucco. Quella cosa seccatura, la tipo seccatura, sì. Si fa proprio così. Poi dopo ci deve fare la riga. Poi si indurisce. Got that Passa lo clamped in stucco. place, Madre mia. just like that. Cadda tagliare, non te lo dico. You can see all the new fibers in there. It doesn't have to be perfect. We're still going to go on the outside of it and do some additional work. But we're exactly 24 3/4 wide all the way to the very bottom, which is perfect. Ma che cazzo ci sta mettendo? Bah. All right, so we're heading to Chicago, and we're going to pick up a working monitor pulled from a Tron and bring it back home and see if it'll work. Il monitor deve cercare. All right, so we got this thing loaded in best I can. Hopefully not where it's going to break, but we're going to take this baby back home. Now, I may have been distracted for Wow. the last month or so working on this pole position, getting it up and running. But now it's Tron's day to shine once again. Mamma mia. And it's time to finally finish the bottom base of this cabinet. So I've got the cabinet upside down, just like that. Ah, l'ha messo sotto su. And I'm gonna climb a little ladder here. And what I've done is I have cut a piece of wood
the right length across there, and I've taped it on the inside so nothing will stick. And I've made a channel to pour some fiberglass resin down into to make the front of this cabinet. So this is the first pour. This is 4 ounces of di fiberglass resin. resina in fibra di vetro. Tagliare alcuni pezzi di pannelle, vedi? And I push them down into the channel as Resina di fibra di vetro. pouring in the fiberglass resin. So it's not a final pour because we will have to get back up to level there. Some of it's close to level, but it's enough to get it all in there nice and solid. We'll let this set up and then we'll put a top coat over. Well, now I have a resin and little bits of particle board edge. A boffi di I'll be able to stucco, sand that down. I've got the other quella è la side sezione da tagliare, però giustamente quel fianco aren't nearly as bad as the è front. irripetibile, come And fai? then these sides right here, and you can see my extra resin that's kind of dripped down. Non lo so se col tempo, boh, non ho idea che potrebbe succedere. So che questi prodotti fanno miracoli, per l'amor di Dio. So che questi prodotti fanno miracoli. D'altronde come poteva fare? Non poteva fare in nessun modo. A pretty good base all the way around. Capito? Quindi è andato in tutte le... quindi ha riempito tutti i vuoti. Essendo liquido ha riempito tutti i solchi, ha riempito tutte le crepe. That I will probably use Bondo for because the resin is just too runny. It gets into everywhere. I need something a little thicker that I can mold. All right, it's Bondo time. Either you love it or you hate it, or you love it and hate it, which is what I do. So I like the results, but I hate using it. There's really not a lot of trickery that goes on with Bondo. It's really pretty straightforward, and I like the high bond filler. You just take a blob of it out like that. Don't need to get a ton of it each time. You don't have to do the whole thing at once. Inprende. Matter of fact, it's usually better to do just a E little bit. via. Inprende e via. Cream on. You put too much on, it hardens fast. If you don't put enough on, then it takes a long time to harden. Sometimes doesn't harden, which I've had happen before, and I've had to scrape it all back off. And you're just going to mix it back and forth with your spatula, and hopefully you've got a really bad spatula like this one that you can use just for Bondo mixing and application. Ciao caro, ciao, carissimo. Scusa. Buonasera a tutti, ciao Fabrizio. Ciao caro. The very beginning it flows in really nicely, and then after a while it gets a little more putty-like and hard to get it to shape where you want. So we've got our Bondo here. Down into the groove up here. We've got a big open channel, and I'm just going to scrape it down into it. So we want it to flow down into the bottom and not have any big voids of air inside. Wow. Vedete? Poi dopo devi fare il succo per farci andare il T-modding. Ciao Sergio. I'm back off my little hand cart that I got yesterday, and now I've got it back on the sawhorses. You can see you got each of these edges looking pretty darn good. I'm happy with that. Now, next, Scusa. front. Ciao Fabrizio. So I'm going to turn this on its back. Stai vedendo un restauro di un trono. Un restauro di un trono. E poi andiamo a giocare. Whole position back there, and it's up and running now. So back to more work on the Tron, and it's time to do the Bondo in the front. The front is just a wreck. So I've taped off areas where I don't want the Bondo to stick because I want to have a little bit of a ledge between the T-molding and the edge. Sergio, in questi giorni buttiamo via le sigarette, Sergio. I've got what remains of a can of Bondo. I hope it's enough. And we mix them up and put it on there. I would love to have this not sideways while working, but the shape of the Tron is such that there's no real good way to lay it on its back.
Quello che voglio, volevo smettere di fumare, quindi ne approfitto e lo facciamo tutte e due. Scusa. Bene Fabrizio. And this is what it looks like with a little sanding and a little patching work. I'm also starting to go over the front of this, trying to get it a little more even. It's swollen here and there, but I don't know, it looks pretty good. Now it's time to do a little more body work on this thing and to fill in all these low spots or spots where I'm down into the particle board, some things like this, some bad areas like that. And what I've got is this Bondo glazing and spot putty and some Bondo spreaders. And this is basically the same process as using the Bondo, but you don't mix it. And this will sit on its own, but you can't use it for anything really deep or really big like we did on these corners. But it is good for starting to fill in the surface areas, the little imperfections. So that's the next step. Sembra roba di ferro contentive, sarà. Stucco, sembra roba di tipo ferro, colla, roba così. Tipo stucco a ferro, cose così. Del legno, ovviamente. Okay, I've got a couple layers of the Bondo glazing putty on this. It's still, I can feel it's uneven and it's not completely finished, but it's close enough now that I need to go ahead and get this thing upright so I can move it around and do some other work on it. So the next step on this is I've got my router here with a blade that's made perfect for this T-molding. And the way it's going to work is devi fare il solco. I'm going to run right down through here. Devi fare il T-molding. And make a channel exactly the same as the other. Now it's important with this to go from the right direction because this spins counterclockwise and you want the blade eating down into the groove that you're making, not pop out of the groove you're making. Otherwise you can pop a bunch of this Bondo out really quickly. It also makes a ton of dust, so I'm going to have a leaf blower blowing the dust away from me. All right, so I got a nice channel through here. I was a little nervous going very far across the back because I am kind of cutting through the part that's holding it in place. So we're not gonna go all the way across with the T-molding. We're gonna cut it a little short. This one's fine too. Down here, got a little away from me, start cutting down through there, so I had to stop. Yeah, sei andato male, and get it back across. So I'll have to fill that back in. Che combinato. Over here, I had an entire corner pop out, so I may not have had enough Bondo up in there and just had a weak spot to pop it up. That's okay. We'll fill it back in and we will do this section again. All right, all repaired and recut, so that's all done. Now what I'm going to do next is do a little painting because we're going to put some T-molding in here eventually, and we want to go ahead and get this painted all the way back to here so I can put wheels on the bottom and put this thing upright and not have to deal with the bottom anymore. Non scassa su cosa, mamma mia. È proprio tale quale il gioco. Veramente se lo vedi trovi una cagata di gioco, veramente. Però hai suoi fan. Che sei? Paul, Dumont. I can't stand all this commotion. What do you want?
Mamma mia. Guarda com'era. All right, so I've got the bottom looking good, all nice and painted, nice and protected. I've got these wheels from Lowe's that I bought that I like to use. They're 125 pounds per wheel, so they're plenty heavy duty. I've set them in the positions about where the leg leveler or holes would be. So if somebody wants to sometime, they can pop these off, they can drill their leg leveler holes, put the leg levelers on, get rid of these. But I have all my games on carpet. These sink down into the carpet. I can roll them around, rearrange when I need to. So I prefer to have the casters. So I've taken a little sharp tool and made a little mark, little indentation where I want the pilot holes to be for each one of these. So I'm going to drill them in, and then we're going to screw these things on. Ora aggiungiamo inesistente. Beh, queste le tolte, quindi... Ah, le rimette lo stesso. Ah, c'era rimesse lo stesso, pensavo che non gliele metteva più. Casters are on. Base is done. Let's set this thing upright. Alla. Ta-da! Tron is upright for the first time in a long time. Welcome, Tron, to the arcade. Well, not quite, but welcome to the real world again. All right, time for a little painting today. So I have done several layers of Bondo glazing resin. It's not going to get perfectly flat, but it's going to be much better. Mi viene da ridere, pizzo cabinato là fuori. Just because I don't want to splatter any paint onto the side art. Ah, quanta so I'm going to be fantasia. using a roller, a cabinet roller. You may ask, well, is that going to give you a nice smooth finish? Well, no, it's not, but we can sand it back down if we need to. And the original finish on this is actually just a little bit of a texture to begin with. So we're going to see how it goes. Might also ask, should you be priming it first? Well, I have primed many times, like the experts say. And on some projects it's perfect, and on others, like this kind of cabinetry, I don't get good results out of it because the primer itself goes on really thick. And it tends to want to chip off, and then later with the paint, if the paint gets dinged or dented at all, then the primer shows through. If I had black primer, that's one thing. So sometimes I use spray primer on a project, a sandable spray primer, and that's great. But on this, I'm just going to roll it on and a mio parere non è un bel lavoro questo. Sai di stucco queste cose. Dai, pieno di stucco. Pieno, zeppo di stucco. Oh, può darsi che mi sbagli, Pieno il zeppo di stucco sta. Ah, c'è un scotch, no? Alright, so a little change of plans. I did the little cabinet roller first, and that put on C'è visto scotch, lo so che in the wood. And we know we need a little more than that. Oh, l'ho pensato per passi sciabru. To a 3/8 inch nap. Oh, vabbè, secondo me metterà l'adesivo, che farà? Put on just a little thicker coat that ah, ho messo la cosa protetta, ah, ok, c'è lo scotch, ok. The sides look really reasonably good. So far it's drying. Vincenzo Super 82. Hai fatto la mezza chiave, ciao Vincenzo. Ha fatto la mezza chiave, ciao Vincenzo. Vincenzo Super 82. Ciao Orione 0478 Magnagattino 99. Poi deve grattare un'altra volta. Perché se non riesce non ci vede mai. Grandissimo. Vincenzo Super 82, grandissimo, ciao. Grande. I just put this on. But boy, it looks a lot smoother. I'm pretty happy with that. Now my lovely wife Cindy has taped some papers
together and put them on each Ah, side. là ci va and then il use coso, some là. crayon Ci va to outline l'artwork. the edge of Là the ci va existing l'artwork. art. We're going to replace this art because it's all torn up. You can actually see it down here at the bottom where it doesn't make the continuous curve or corner like it's supposed to. Same thing over here. Got this all marked out. So we're going to get replacement art that we have to cut to the shape and size because not all cabinets were exactly the same. So now we have a template for this, and then we'll be able to remove the art underneath. Un casino. Corta, sì, corta l'adesivo anche all'interno. Ah, che casino. Grande Vincenzone, eh. La cloche nuova e la spina nuova, i moldi. Replacement tea molding. Però vedi, se lo vedi bene si vede che è tutto buccio di banana, vedi? Però com'era, come l'ho andato a prendere, come sta mo', si può dire che gli ha ridato vita, no? È stato conservativo, diciamo così. Però Vernillo questo l'avrebbe sfasciato, sicuro. Vernillo l'avrebbe sfasciato, l'avrebbe tagliato. Ci sta un restauro di trono di Vernillo. Qualche volta ve lo faccio vedere. Sempre di un trono. Wanting to push itself back out. And I've got a little white mallet here that I'm going to use to hammer it into place. And I'm going to hope that the groove that I cut is indeed big enough for this to go in. Martelli di gomma, non si sa. I moldi. Fissa con un chiodo, giustamente. Vediamo. L'elettronica, Now it's on to some of the fun deve mettere i stuff. monitor e Innards i of comandi. the Tron. So we're going to start with the power, and this is the transformer board, and it has a block transformer here and some giant capacitors here, and I guess kind of something similar to that here. I'm not even sure what exactly this is. And we got our fuses and another box here. All kinds of parts for me to figure out. The big problem is we've got all kinds of clipped wires, and I'm gonna have to figure out where these go. So I do have the Tron manual, and I do have the schematics for the transformer board. So I'll be looking that over. Now I have the other power supply board right here that interfaces with this, and this plugs intact, and it looks like it'll go in, you know, right in here somehow. There it goes, like that. And then these will output to the game boards, which I have connectors right there. So it looks like these probably go internally to other parts in here, and I'll figure that out. But the bigger worry is I finally got this board out, and I hadn't really looked at it closely, but it looks terrible. There is a lot of corrosion. Look at the battery right there. Look at some of those solder points. So this thing's going to be a problem, or could be a problem. We'll figure that out as we go. This blue and this brown apparently come off of the safety switch, which would be a switch on the back door that when the door is off, the machine would automatically turn off. And apparently this brown and orange is part of that whole assembly as well. And it looks like this brown and white and this blue and white go to the fluorescent tubes. And then of course we've got to figure out where they all come in and out on the fuses, and if this is a terminal block. If the brown and white is fluorescent lights, there are 1, 2, 3, 4 lights, but blocks for, well, yeah, up to 6 there. So those are probably where the other ones connect to that as they come in as well. So maybe we're getting somewhere. All right, so here we have the main power board.
and we have lots of damage from the battery. So the battery is alkaline. It spills a basic solution which corrodes everything on the area in the area around it. So I've got some Zep acidic toilet bowl cleaner. Lasciate per il I'm gonna cesso. use it to kind of soak all these areas like this and try to neutralize all that base. And you can see it all fizz up and foam up. I'll zoom in on that just a little bit here. Sì, sì, tutto dai, dai. Areas in the middle. Ma la riuscito pure cesso, You can see down Ignacio. there, like at the battery terminals where it's all fizzing up. So we're gonna let this soak for Ma about perché volessi 6 or sapere? 7 minutes. And Adesso lascio I've got a bruciare. toothbrush, I'll brush it in, and then we'll probably put on another coat. Now I've rinsed off all the Zep cleaner, and I'm starting the process of using this fiberglass pen, which you can buy them really cheap on Amazon or anywhere else. And I'm just going over where we had a lot of this corrosion and trying to get the top layer off. I want to see the nice solder underneath all of these. So we just kind of go back and forth. It's nice and scratchy, but it won't tear anything up. And then as we do that, we start to reveal more of the solder. And then what I'm going to do is, E vedere passare un po' di I'm gonna saldature. go ahead and remove it and resolder those spots. So we want all this to look nice and tidy. I'm going to work on that. All right, so I have another product that's indispensable, and it's the Deoxit D5. And this is a great spray that you can put onto circuitry, on edge connectors. It will clean, deoxidize. It doesn't conduct electricity, so you don't have to worry about it shorting across, but it allows electricity to conduct through it by allowing the metal contacts to contact even better. So what I'm going to do is I'm going to spray some of this on where I have scraped away, and we're going to get the next layer of this cleaned up. If I can get a little here. Sometimes I'll put it in a little cup and just dip it out with a brush if I don't want to get it everywhere. But on this board, it's going to be okay. We got lots to clean, so spray a little here and there. So now I can use my brush, and we'll get in there even better. All right, today is finally the day to start working on this wiring. I've been working on the restoration of the cabinet, and I have been working on this power board right here, and I think I've got this in good shape. This is the first step, and then this interfaces to this, and then this goes to the main circuit board. So we want to make sure first that we're getting the correct voltages out of this to go to this, and then secondly that we're getting the right voltages out of this to the board. But for today, my goal is to rehook all these wires up in the way they're supposed to be hooked up. So we've got a bunch of ground wires, we've got wires going to the monitor, we've got wires going to the power switch, to a safety switch. We've got wires going everywhere, and they are all connected. So I've purchased some additional wiring. This is the right specifications for this cabinet. Most of this is to go to power switches and to the fluorescent lights inside. And then I've got some here, some primary wire that we're going to use this little thicker, nicer wire that's going to go directly to the monitor connection to power it up. So I'm going to start by removing the solder on these wires, getting these wires off, and then putting new wires or just looping them over where I can to this transformer right here. So that's step one. Molto interessante. E ci sta dietro un gabinetto. All right, so we've got some new ground wires Che coming ci sta dietro un videogioco arcade. Che bordello, raga. They were originally yellow with the green stripe, but we're going to use plain old green because that's all I have. And we're starting to build a section where we'll have all the ground wires go in here, all the fluorescent brown wires that will eventually go up to the fluorescent fixtures from here will go off these terminals. Starting to get these put back together the way that I should so that we can have some fuse running across to go to the various parts. So we're making some progress.
Now, one of the questions I would have is, why did someone do this really mangled, bad, I guess, soldering, twisting job on this when they could have just pulled the wire over and soldered it directly to the terminal? So these are the kind of things that make me go, Now, there's a couple tools that I've found completely indispensable doing work like this. One is this vice grip wire stripper. You just put the wire in, squeeze, and you've got the end that you want at the length that you want. I use this over and over and over again. So we're gonna do that. This is gonna be the soldering end of a ground wire. We'll do the same thing to the other end. So now we've got both ends. That's fine. We have the other tool that we need, which are these crimpers. So they crimp on our connectors. I've got this set of connectors that I got off Amazon at some point in time. And there's two different sizes. There's a bigger spade, like this, and that's what we're going to use on these terminals on the ground. So all of these fit right onto that. Then there's a next size down, like this, and these actually fit over here on the fluorescent power board. And here's the first most important thing when dealing with any monitor, is it does need to be discharged. So this area right here is the anode, or a lot of people will call it the cap. There's a lot of high voltage contained in this system and inside the monitor itself that can stay there for a long, long time. So even if it's been unplugged, it can still have permanente. I picked this up several months ago and it's been out of the machine forever, so I doubt it has any charge at all. But we're gonna play it safe. The way I usually do this, I have a long screwdriver. I'm gonna slide it under this cap. I'm gonna hold it against the frame of this. I go down. Non lo fate a casa. Lift it up for a second until I feel the metal in the inside. Se no facete capire la And spazzola. I'll lay it against the metal out here. And any charge that's still built up should end up going through the frame and dissipating. And that way I will not get shocked. Now that looks a little better, and it's time to go ahead and take this cap off. And I'm going to pry it up to where I can see the metal, and I'm going to do one more sanity check to make sure there's no charge left. And there's not. So I can look in here. I'm gonna go in with one hand. Don't touch the clip. I don't want to touch it anyway. And give it a little squeeze. And see if I can get this to pop up. There There it goes. So these two clips down here were really embedded in there. It's hard to get out. But I got it. You don't want to tear anything up. Be nice and careful. Now, in order to get this chassis out, to do a cap kit on it and refresh it, there are some things we need to take apart. So there's always going to be a 2-wire cable coming from the monitor. That's the degaussing strap. So the degaussing strap is this big strap, goes all the way around. It controls the magnetic fields around the monitor. Basically, if you've ever seen a TV, you turn it kind of funny and you get some weird colors in the corner. Well, this is taking care of that demagnetization for you. There's going to be another one that's going to run to this neck board. So we're going to very gently wiggle back and forth and pry off the neck board, just like that. Sometimes this wire that comes across is on a plug. Sometimes it's soldered to the board, like it is in this case. So I'm going to have to desolder it either here or up here where it connects, because this can't remain connected. We're also going to have a strap for the yoke. It's going to be down in here like this as well. So I'm going to wiggle back and forth. And get that connector up. So it's always a 4-prong, red, blue, green, yellow, sometimes with a brown instead of yellow or green, something like that. And then this goes to the flyback, which is going to stick to this. We've got, looks like that one more back here to get.
It looks like this, just another little connector. And I think we're pretty good. So I'm gonna start unclipping some of the cable ties and desolder one of these wires. Proprio raga, poi salta tutta la scheda in pratica. Back here. La stacca, vedi, la ripassa, tutte le saldature. The new one in. And so we take our soldering iron. Devi ripassare It's nice tutte to le have a nice saldature. soldering iron too, and we're gonna hold it right on. Vediamo se ci riesce. Il gettoniere. Now I'm going to take apart the control panel that came with it, because we're going to put a new overlay over the top and make it look nice. And it has the wrong joystick, so while this does have a functional joystick with a fire button on it, Questo è it's proprio quello not the più original. brutto. Ma We have that sicuramente separate. prenderà quello, Replace that. These we're gonna quello clean che up and brilla. keep, and this we're gonna Ma quello clean up originale and è keep. questo che si esce solo. So time to Poi tutti disassemble. quanti lo sostituiscono con... Eccolo là, con quello, se sapete. Però usciva pure con quello. Io da me me lo ricordo con quello, non con questo. Io me lo ricordo con quell'altro. Con quello che ho fatto vedere mo. Col tastino sopra. No, questo così. Come era questo? Questo mi ricordo io, Questo mi ricordo io. The problem is I just want to pull Pure da this me era joystick così. up and out, but it's got this thin dust cover on the middle of it, which means either I have to cut this dust cover off, which I might, or figure out how to take this top part apart so I can slide the entire shaft through. Oh, I'll get it figured out. Va bene a me quella, Mamma quando è storto. Vincenzo Super 82. Non sapevo che tagliare il legno o limarlo fosse musica. Allora quello quando l'ha presa era distrutto. Quando l'ha presa era distrutto. Si salvavano i fianchi. Ma questo se non la grazia fino all'osso quelle. Viene sempre con i punti a tipo bucce d'arancia. So anytime I'm polishing deve small levigare. pieces, I like to use Per these facchinaggio. discs with a Dremel. And these polishing wheels have different grits on them, all the way up to one where you can Con le put on some spazzole. fine polish at the end. So I'm just going to go through with the different grits, start cleaning up these coin slot inserts. O sincero, mamma mi faceva mettere. È la roba che faceva pulire l'ottone, vabbè così. Esce nuovo. Vedi, sempre bucce d'arancia e filo. Però vabbè, oh, ma come stava? Come sta? Comunque è stato conservativo, lo è. Vedi, è tutto a puntini, Ti potevo fare un buon lavoro, però giustamente. Vedi, è tutto a puntini. Boh. Tutto sommato. Grazie per il follow, Ale. Grazie per il follow, Ale. There's actually some color under the remaining adhesive sticker here. Vincenzo Super But what I'm going to be 82. doing is I'm going to be heating it Ronda up arcade bel gioco ma with the heat difficile. gun as I go. Sì, Alef And just 2050. manually scraping it ciao off. Ale. Ciao. So it just takes some time. Benvenuto.
Pure quelle di allora erano adesivi, no? Mamma mia. Però sapendo fare cose, oh, però sapendo fare cose. Rapid remover. Che cazzo è? Ah, boh, devi pulire dalla colla che ci sta sotto, mo. Now I've got the control panel cleaned up, sanded down, and you can see there's some divots here where the bolts go in to Ammaccature. hook the Ai spinner bulloni. and the joystick on the other side. So in the factory, it looks like they covered them with an extra pad and then put the overlay over it. We're going to fill this in with a little JB weld. We've also got a problem where the last person put in a new joystick and drilled holes through the control panel to put bolts through from the top. So I've got some tape, clear tape, up on the bottom part of this, and we're going to put some JB weld in there so we can smooth that off. And this is also when we put the new overlay on that you can't push down into it and dent it or tear it. Capito a che serve? Ah, forse perché la ruggine. La ruggine forse. Forse per quello, è per la ruggine. Marchi. Ci manca ancora l'adesivo interno però. Monitor. È in verticale. Ah, è in verticale, si trova in verticale. Sto dicendo perché lo sto mettendo in verticale, quello è in verticale. Vedi? E lo vuoi pulire, il zozzo. E lo vuoi pulire. Zozzo. E lo vuoi pulire, zozzo. L'elettronica. Scheda di gioco, scheda di gioco. Me ne porta due, una per porta audio e una per porta video. Madonna, 3, mamma mia, a bomba tanto che la scheda. All right, I got it all Oh, wired Dio. back together. At least the main electronics. Mamma mia. So it goes up to the monitor up Wow. here. I Alla think fine ce l'ha it's all fatta. set for a test run. All right, the board's Ah, devo running at controllare i 5 voltaggi, volts, giusto. which is what we want. Monitor's on, Monitor. and there's the game in the cabinet for the first time. Hooray! Lo stai in questo po'. Anzi, lo finisci di andare a correre. Mamma, che ti è? Già, guarda. Lei con. Oddio, ciao. Rimanimi là dentro. Rimanetemi là dentro. Mamma mia, che ti è? All right, Le we finally rifiniture le fanno managed to qua. get Tron into the arcade, and we got a little C'è da mettere il space for it pan right here. contro il panel alla fine, no? I think this morning what I'm going to do is start really getting things done on the top. So we have 2 speakers to wire in. We have that fluorescent light fixture that has an LED La lampada bulb fluorescente. in it to wire up. And there's a switch way in the back that I added that it needs to be wired in as well.
So those are good projects for a Sunday morning. I've pulled some wires through. They go all the way down to the power board, and I've just got them hanging here so I can put an ending on it, a connection on it. So I've got my tools for that. I've got my wire strippers and my crimpers, and we're going to make a connector. All right, so I've added female pins to here, and we have a male connector here, and I have my own connector for it. So what I'm going to do is just lay it in place, match up the colors on the wires. So we have blue here, slide that in, green in the middle, and brown on this side. I'm going to unconnect it and push these up and in the rest of the way till they snap. Just like that. Now we've made a connector, and we can hook it on right at Right. that. Having me fun. Good. And I can run all these wires back and down the cabinet. All right, so I got it wired up all the way down to the base. I'm gonna flip the switch on and see if the light comes on. Hey, there it is. Now we have a marquee light. Fantastic. All right, so now I'm going to wire up the speaker, and the speaker goes into this amp board. This connector right here, which I happen to have an extra of because this is the same pattern as a monitor connector, video cable connector, so I had an extra on hand. And it uses these special Trifercon pins. So we're going to make a little connector for it today. And I've got the wiring here for the speakers, so I know what colors I want to use. I don't have the original wires, but I've got something close enough. All right, I've got the speakers wired in. I have a problem though, but I'm going to start a game. Let's see if I can find it. There, and I've got a start button down here. My problem is that this speaker works fine. That speaker, if I hook it up, just buzzes super loud. So there may be something wrong with the sound amp board. But we've got them hooked up at least, and I'm going to work, I think, on the marquee next. Ma è stato conservativo, però sotto sta riempito di stucco, sotto stava proprio pieno, insaldato di stucco e robe varie, ma non lo so, però là sta dentro l'asciutto, quindi sicuramente durerà. Il pannello non l'aveva finito ancora, però, Il pannello ancora non l'ha finito. As we wrap up some of the last things, it's a coin box. E la porta, eccolo qua, il rosso, a me è rosso il mio. Il mio è rosso. Traced onto Le grafiche di trammonio, bravo. Ci vogliono le grafiche di trammonio. And I'm gonna cut it to shape. All right, I've got these taped back on with painter's tape where they are going to be positioned. Just like that. Now the tricky part, putting them on so they stay. So I am going to do the wet method with this project, which means I've got a spray bottle with some soapy water in it, and I am going to spray the sides down just a little bit so I have a little wiggle room to move these around and to help push the air bubbles out. Normally I do this dry, but today we're going to try wet. Troppo poco.
Con panna, ma non si fa con la stecca. Ognuno ha i suoi metodi. Vedi? Ah no, c'è una lanzacchetta in mano, eccolo là, ce l'ha. E ci sembrava strano che non mi fosse solo le bolle d'aria, dove... The Ci side manca la wasn't very plancia, ci easy manca to la put plancia. on because of having to tuck it under that groove, but it went on nicely, and you can see with the black light, that really makes things pop in there, so I like that. All right, today Bravo, is uno the deve mettere day qua. to put the overlay on the control panel. I've got it sitting over here. Something Ecco là. like this. So we're gonna get it set up and arranged. And we'll peel the back off and we'll put it on. Devi stare attento, no? Vai, vai. Allora. Giustamente. Un aggeggio non curato. Che fine può mi fare? Today's a good day to get this inner shroud cleaned up. Looks like some mud daubers have been in there. Plenty of dirt and grime. Ah, questo è quello cockpit. Che è? Ah no, quella cosa del... La testa del monitor dentro. Now we've got a La little testa bit of del monitor damage dentro. right here. Aia. But other than that, it's in good shape. It's got some scratches on the plexi in the back. We'll see how it looks. I'd like to use the original if I can. Questo è incastrato così. Also got a couple cats out here that helped. Right, Goomba? Right, Zora? È il neon che ci sta sopra fa Okay, I'm pretty excited. quell'effetto. We've got the glass here that goes over the monitor. It's a piece I ordered from Peninsula Glass Company because none of the local glass companies Questo can delle do tempered aziende di glass. vetro locali poteva So I'm farlo. going to cut the box Vedo temperato open. per me, quindi tagliare. Box per rapire. There it is. Perché è fumé, come in via davanti, è fumé. Il vetro è fumé. Just need to clean it off a little and then we'll try it in. Ancora ci ho messo i comandi però. Al buio è bella. Il problema è quando accendi la luce. And when I bought this joystick, the wires have been cut here, and when I bought the harness separately, the wires Ecco have poi been i cut comandi. here. So luckily I have the connector. So I'm just going to trim these and I'm going to solder them together and add little heat shrink tubing and hopefully be good as new. All right, so I got my multimeter set to continuity. I should be able to hit it. Looks like our connector works.
A lamella. Un start a lamella, Well, I'm still missing a few nuts and bolts allora, here and there. un start a Couple lamella. screws, but I can run and get those. Everything is in place, hooked back up. All right, I got the kinks worked out. In the joystick wiring, everything was rotated basically 90 degrees, so I just had to move some wires around. I've added this layer of foam insulation on the top. That's going to close up the little gap down in here. And I spray painted the top of it black the other day when I had the spray paint out so that it would look nice. Finish. So I am all for using original parts, but I think if they had access to these glowing I gusci luminosi, vedi? the day, that's what they would have Tutti lo sostituiscono con And quello, it's vedi? just too impressive not to use. So I'll keep the old joystick, but I'm going to swap out the shell. Lo devi aprire. Mettici quello luminoso, Tapper, visto là c'è un tapper. Well, that's how the plexiglass looks che after cazzo è? 600 grit Ok. sandpaper. There's one little spot that's too deep for me to grind Che down. cazzo è? I hope Non ho this capito. polish is back up. Però non ho capito che parte è questa. Ho capito quella parte, sembra quella dentro. Dove va quella parte? All right, now we're getting pretty close. Got the acrylic Ah, qui il polished up. vetro. The Ah, translite behind it ok. looking better. Il vetro pure da dentro, Joystick is cazzo. now glowing. There's a few little details left. And here I have a kit from highscoresaves.com or highscoresave.com. And it's a kit to modify the Tron board. And what it will do is we'll have both Sia Tron Tron che il and gioco Satan's stanno. Hollow Ah, on sono the lo same stesso chips, cabinato. basically. Ah, no, So ok, we're going è to un modify this chip. board so Un it po' di can run both modifica. games in the cabinet. Posso seguire entrambi i giochi, vero? Ah. Per tre schede, l'ha aperto come un libro, no? Sta leggendo sul tablet come deve fare, no? All right, so there it is, and we're at the default highscoresaves.com, and now it's on free play because of the kit. So let me kill the light back here. Il menu, It sì. looks like the game is working Tutte le schede fine. possono Now, andare nel menu. it has a Il menu gioco funziona system that we can correttamente, bring però up, and we can get rid of the possiamo high score sbarazzarci dei saves. salvataggi, del punteggio, We can go to the main settings. sono il principale. We can go down, change it to where it Si will connetterà save this addirittura way, online all kinds of adesso. other things we can do. All right, we'll go back to the main menu Adesso non è proprio... and save. Eh. Now let's try to switch to Ecco Satan's qua. Hollow. I'm going to hold down the start button. Passa a quell'altro tipo di gioco. And let go. Okay, now we can go down. E vedi, o Tron o and pick Stunt, Satan's vedi? Hollow. Vedi? E passa a That quell'altro I've never gioco. played before in my life. Che poi non ho capito che gioco è questo, non lo tengo presente. No, dico non lo so. Tu che lo sai, lo fai. Ah, ecco qual è.
Leonardo Rizzo. Come procede? Tutto a posto, Leonardo, tutto a posto. Ha fatto un bel lavoro, tutto sommato. Vediamo c'è ancora alla fine. We're down to a Hai few fatto un bel lavoro. details here to get this completely finished up. And one is I needed a power switch up here. And I had a switch and bracket that I bought, but it turns out that that switch does not work. So I bought a replacement switch that I'm going to use in the same bracket, and I've put a couple connectors on so that we can disconnect it. Possiamo So scollegarlo that in we modo can che get that up. poi... Then we have some ground wires we need to Ah, run. per We need to run accenderlo da one from sopra. the switch plate, one from the control panel, and then I think the wiring is done. Now we have all the wiring routed. Got all the ground wires in, got everything hooked up with some little brackets to the sides. Running neatly down to our power supply and transformer. I still have to make a mount for this stack of boards over here, but we've got everything else looking nice and neat. Allora, ha fatto una bella Well, it's a sistemato, pulito e beautiful ordinato. afternoon here, and it is a good day to Porte cut posteriori. everything out on the back Ah, devi doors. chiudere So dietro. we have a couple vent Il openings pannello che here, lo chiude. and up here we're going to have a lock, so we're going to have an inner Vediamo. diameter for the lock to go through and an outer one to put the outside of the lock flush. So I'm going to grab, I've got a drill, a jigsaw, some bits. We'll make it happen. Ah, la chiave per I aprire. made some holes here on the corners with my spade for getting the jigsaw in easily. So that's going to be the next step, cutting out all these vents. I fori che ci stanno dietro per far respirare l'aria. I fori dietro al pannello che ci stanno pure a me, per far passare l'aria. Se no il calore non può uscire. Una bella pittata avanti e via, resti a posto. Geniale. E beh certo. So after looking at everything, I wasn't particularly thrilled by my freehand cuts. You can see how it kind of goes up and down. As straight as I thought I was keeping it, I wasn't keeping it that straight. So I've recut, and what you can do is you can get one of these clamps that comes down. You can fit it on any size board, and you can clamp it down, and then you can run your tools, your power tools, along that line and get a perfectly straight line. So I'm just going to go through and refresh these and get them exactly straight. Perché devi fare un'unica linea? Now this is an interesting thought. Capito un cazzo. I sanded these back down. I'll have to paint back in the inside of these a little bit. I sanded the doors down because they were just a little too rough textured. Get the angle here. Now they look like old Tron doors. And now I'm a little torn if I leave them looking like old doors so they look authentic, or if I put another coat of paint on them so they look really shiny. I'm gonna have to figure that one out. Vedi? Now I've got these back pieces looking mostly the way I want. I've sanded them back down a little bit, which has made them smooth, and also given them a little bit of aging. Tutti quelli bianchi perché l'hai piazzato fuori. Through, and I am fine with that because that's how the whole rest of the back looks. I've also got some screen here, some aluminum gutter screen, and what I'm going to do is cut it into some pieces. They're going to go in the insides of these to keep people from putting their fingers in. Non è just like difficile original. da fare. So we'll cut those on. Sì, però and all'esterno staple non si fa i lavori di pitturaggio all'esterno, no? Non esiste. Perché si fanno tutti quei puntini sopra, capite? Cioè, perché è inevitabile. I replaced Però this sound amp on this side. This is the side that just has a non-stop, super loud buzz. And that didn't fix it, surprisingly. I had tested these other components, the resistors and some of the other parts here, and even took the capacitors out and checked them separately. But in circuit, this capacitor is much different than this one. This has a much lower resistance across it.
So I've got a replacement E devi one. cambiare, It's a devi cambiare higher condensatori. voltage, but the same ohms. Devono avere gli And that's stessi fine. ohmi. We can do that. We just can't change In the entrata e in voltage. uscita. So I'm going to swap this one in for that and see if we get rid of the loud buzz. All right, let's see if that did anything. Nope. Still just huge loud noise. And there we have the bottom door in place. Looks nice and authentic. Here's what the back of the doors look like with the screen on them. This one I did not cut the channel deep enough with the Forstner bit, so the lock didn't go through quite far enough. So I've recut that, so I've got to repaint it. Now back here on the game itself, where this is going to lock, someone at some point in time just pried the whole door out and broke this kind of thin piece of plywood through here. So what I'm going to do with that is I'm going to put a metal plate behind it, così and I'm going to re-glue all the wood back together so that's nice and tight, and then I've got some screws open in the front to hold that metal piece, so that way when the lock slides up it'll catch that metal piece there. And then if we want to patch in this missing part right here, we can do that with about anything. It'll look nice. And here we have the back doors in place, kind of scuffed down, sanded down, look similar to the old wood that's already on there. Now I'm still working on the sound amplification problem where we have a loudspeaker buzzing. And last weekend I took off each one of these blue tantalum capacitors and tested them individually, and they seemed to be fine. But when I put them back on, I switched sides. And then when I did, the opposite speaker became the buzzing speaker. So that tells me that one of these was actually bad. So I've ordered a couple replacements from Mauser. I've got it right there. So I'm going to swap them in and see if that takes care of it once and for all. Devi sostituire perché sono difettosi, perché si fanno col tempo. Alright, this was our speaker that was buzzing. I've unhooked the other one so we can test it separately. And it is working! So you might notice this extra little band Leonardo of Rizzo. graphical garbage here on Quelli the sono corner. I I've kind of ignored it condensatori. so far, Sì. but I think today's the day I'm going to work on that. And we're going to see if we can get to the bottom of what's causing it. Now what I'm guessing on the video glitch problem is we do have these 4 video RAM chips here. And because we rearranged the boards when we did the the video board's easy to get to. It's right here on the outside. So I have some replacement RAM chips from Twisty Wrist Arcade. And I'm going to try them in today. I'm going to see if it's these, or as I've seen online, sometimes the sockets themselves underneath are kind of iffy. So we'll check all that out. No, didn't do it. It's still there, so not the RAM chips themselves. Okay, well, it wasn't over there, but we have 4 more RAM spots over here. So I'm going to use the RAM that we took out from this spot and stick it in this spot and see if that changes anything. Well, that didn't work. Still got our same problem. Alright, so I've managed to play with the monitor settings a bit and just make it wide enough so that you can't see those pixels on the side. I think this works better. I'm going to leave it like this. I think it could be a problem with the monitor and not the boards anyway, and I can explore that down the road if I want. And now we have this nice little stand Ma non via. for the circuit boards. Volevi avere gruppato piano per la seconda elettronica. Little metal plate at the Si top vede, that ma we'll accompagna remove tu Gematti, diciamo. if we want to take the Ma board boh, set out. come sapere si vieni. One of the last things I need to do to complete this project is make this side art look better. Now I could have ordered a new piece of side art for each side, but I don't mind them if they're a little scuffed up, a little beat up. I mean, it's kind of part of the charm of having an older game. So what I've got are these paint markers. I've used them before on things. E li riprendi un po' qualche They colore. really stick. So kind of like Sharpie, but even better for going over vinyl. There's a few spots up here you can see I've already done where the black is a little glossy. Un po' di usura lo It's deve avere, also no? Se no much che better than cazzo. having the white look like Là it c'è has on quelle this corner strisciate, here. che peccato. After I get it Sono all nere. done, I plan on putting E a quelle coat of botte wax che over it quella le and potessi. basically blend all the Mi shiny tocca un bits in. po', forse So we're gonna può, make forse this può. look better. Là c'è proprio una strusciata nera esagerata.
I ritocchi si vedranno, però sempre meglio delle strusciate. Ma no, la vedi, si deve asciugare pure. Però sempre meglio delle strusciate bianche. Sempre conservativo, ecco. Guarda là, guarda che ci sta, guarda là. Che bastardi però. Still, we'll put a coat of wax on Come si here fa a to get the trattare una sheen donna the così? same. But that looks, you know, it's not perfect, Si but può anche much lucidare, better. sì. Certainly acceptable. Torna pure più lucido. E finalmente alla fine. Però non mi dice niente, raga, ma sotto sta pieno di stupido. Avete visto com'è la marcia, raga, sotto? No? Però uno stato conservativo, se se lo conserva per lui, oppure bene, no? A riparare comunque l'ha riparato, i danni l'ha riparato. Se il fondo non esiste là, non esisteva più il fondo. Dove sta il fondo? È un miracolo. È un miracolo questo rigenerato. È un miracolo. Solo che ovviamente non lo so tutte quelle cose che ci ha messo liquide, tutte quelle cose così, quanto possono durare nel tempo, capito? Non lo so, dipende pure uno dove lo tiene, giustamente. I hope you enjoyed it. I thoroughly enjoyed putting together this old classic, and I'm really happy to have it in my arcade. Perhaps now I can learn how to play it properly and not lose quarters to it immediately like I did when I was a kid. I'd like to thank the people on the arcade collecting forums for their advice on repairs along the way, and also hunting down old parts out of their bins and getting them to me so that I could actually put this thing back together. As always, I appreciate your likes and subscribes, so please do that if you haven't already, and your comments. Sabato, dove sta? Dove sta? Abbasciato me? Che da fa? Ma diciamo quanto tempo ancora ti? Ok, volevo prendere 4 la segreteria tra le mezzine, capito? Vabbè, faccio fare più cane, ci abbiamo a mettere. Vabbè, ciao ciao. Aspetta a te, chi ci va fino a piano prosciutto, come faccio? Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Si mi accompagna Salvatore. Guarda, prima faccio accompagnare Salvatore. Così sta molta bacca, no? Da buono. E chissà. E chi lo sa. Andate a vedere se mi si sostituisce un po' me la mette a posto, cioè. Così vediamo di buttare sto tabacco maledetto. Uff. Non se ne può più. E niente, Salvatore mi deve venire a prendere. Quindi ci vediamo stasera insieme a Isam e l'altro amico con Fortnite. Va bene, ragazzoli? Ciao ciao. Orione 0478. Lo sai leoni, pavimento in frette, gettoni in tasca e sogni perfetti. C'è un nome che qui tutti conoscono, Fabrizio e Re, non si può discutere, no. Dai flipper ai cabinati, lui domina il campo. Leonardo Rizzo. Lascia tutti all'alto. Stasera. Ogni record battuto, ogni sfida accettata. Il joystick e il suo scettro, la gloria conquistata. Fabrizio Di Fonso, il re degli arcade, con un colpo di polso fa il mondo che cede, la zona lo guarda, il tempo si ferma, lui è leggenda, nessuno lo supera. Draghi pixelati e battaglie nel cosmo, Street Fighter urla il suo nome nel giorno, game over non è mai una fine per lui, respawn continua, non smette mai. Ogni bambino lo osserva con stupore, cresciuto tra i pep, lui è un innovatore, con gli occhi sullo schermo vede oltre il confine, l'arcade è la sua corte, il suo regno è senza fine. Fabrizio Di Fonso, il re degli arcadi.